Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e con me c'è Angela. Oggi parliamo di un argomento che tocca tutti noi, qualcosa che ricordiamo sempre con emozione, a volte con un sorriso e a volte con un po' di imbarazzo. Angela, di cosa parliamo stasera? Buonasera a tutti. Stasera parliamo della nostra prima esperienza lavorativa. Sai, Stefano, è vero che è un ricordo speciale. Io non dimenticherò mai il mio primo giorno di lavoro. Ero così nervosa che non ho dormito la notte prima. Ah sì, raccontami tutto. Qual era questo primo lavoro? Allora, avevo 16 anni e ho iniziato a lavorare in una piccola libreria vicino a casa mia. Era l'estate prima dell'ultimo anno di liceo. Mia madre conosceva la proprietaria, la signora Rossella, una donna molto gentile con i capelli grigi e gli occhiali sempre appoggiati sulla punta del naso. Che bello! Una libreria è un posto meraviglioso per iniziare. Cosa facevi esattamente? Beh, all'inizio pensavo che avrei solo sistemato i libri sugli scaffali e pulito un po'. Ma la signora Rossella mi ha dato molte più responsabilità. Dovevo aprire il negozio 3 volte alla settimana, gestire la cassa, aiutare i clienti a trovare i libri e persino fare ordini ai fornitori. Wow, responsabilità importanti per una ragazza di 16 anni. Sì, avevo paura di sbagliare tutto. Il primo giorno ricordo che sono arrivata mezz'ora prima. Indossavo una camicia bianca stirata da mia madre e una gonna nera. Volevo fare una buona impressione. La signora Rossella mi ha accolto con un sorriso e mi ha detto: «Angela, non preoccuparti, tutti sbagliano all'inizio. L'importante è imparare». Che belle parole! E hai fatto errori? Oh, tantissimi! Il primo giorno stesso un signore anziano mi ha chiesto un libro di poesie di Leopardi. Io non sapevo chi fosse Leopardi. Puoi crederci, mi sono sentita così ignorante. Il signore è stato gentile e mi ha spiegato chi era Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti italiani. Non ti preoccupare, a 16 anni è normale non conoscere tutto. Hai imparato qualcosa di nuovo. Esattamente. Quella sera sono tornata a casa e ho letto alcune poesie di Leopardi. Da quel momento ho iniziato a leggere molto di più. La libreria è diventata la mia scuola. E tu, Stefano, qual è stata la tua prima esperienza lavorativa? La mia storia è completamente diversa. Avevo 14 anni e ho lavorato come aiutante in un ristorante di mio zio durante l'estate. Non era un ristorante elegante, era una piccola pizzeria nel centro della mia città. 14 anni? Non eri un po' troppo giovane? Beh, era il ristorante di famiglia, quindi mio zio ha fatto un'eccezione. Non lavoravo ufficialmente, diciamo che era un aiuto familiare. Mia madre pensava che fosse importante imparare il valore del lavoro fin da giovani e aveva ragione. Cosa facevi in pizzeria? All'inizio facevo i lavori più semplici, lavavo i piatti, pulivo i tavoli, portavo le casse d'acqua e bibite dal magazzino. Era un lavoro faticoso. Finivo sempre sudato e con la schiena dolorante, ma guadagnavo i miei primi soldi e questo mi faceva sentire orgoglioso. Capisco quella sensazione. Quando ho ricevuto il mio primo stipendio dalla libreria, ero così felice. Ricordo che ho comprato un regalo a mia madre con i miei soldi. Lei ha pianto di gioia. Che dolce! Anch'io ho fatto qualcosa di simile. Con i miei primi guadagni ho comprato una maglietta nuova per mio fratello più piccolo. Era felicissimo. Ma sai, Angela, lavorare in pizzeria mi ha insegnato molte cose. Ho imparato quanto è duro il lavoro nella ristorazione. Immagino. È un settore molto impegnativo. Raccontami un episodio particolare del tuo lavoro in pizzeria. C'è un episodio che non dimenticherò mai. Era una sera di sabato. Il ristorante era pieno di gente. Mio zio e gli altri cuochi erano impegnati a preparare le pizze. Io dovevo portare i piatti sporchi in cucina. Ero così veloce, correvo avanti e indietro. Ma poi è successo il disastro. Oh no, cos'è successo?
Ho inciampato sui miei stessi piedi e sono caduto con un vassoio pieno di piatti. Il rumore è stato terribile. Tutti nel ristorante si sono girati a guardare. Io ero rosso dalla vergogna, seduto per terra, circondato da piatti rotti. Pensavo che mio zio mi avrebbe licenziato subito. Poverino, e cosa ha fatto tuo zio? È venuto da me, mi ha aiutato ad alzarmi e ha detto a voce alta, davanti a tutti: «Ragazzi, il primo errore è sempre il più importante. Vuol dire che hai lavorato abbastanza forte da farlo». Poi ha riso e tutti nel ristorante hanno applaudito. Mi sono sentito meglio immediatamente. Tuo zio sembra una persona saggia. È importante avere un capo che capisce e incoraggia. Assolutamente. Quella sera ho imparato che gli errori fanno parte del lavoro. L'importante è rialzarsi e continuare. E tu, Angela, hai avuto momenti difficili in libreria? Sì, ne ho avuti diversi. Uno in particolare mi ha fatto molto ridere dopo, ma sul momento ero disperata. Un giorno è entrato un professore universitario molto serio. Cercava un libro specifico di filosofia. Io ho controllato il computer e ho visto che avevamo una copia in magazzino. E qual era il problema? Il magazzino era un piccolo seminterrato pieno di scatole. Io sono scesa per cercare il libro, ma dopo 10 minuti non riuscivo più a trovare la scala per uscire. Mi ero completamente persa in quel piccolo spazio. Le scatole erano alte e io non vedevo più dove fosse l'uscita. Sei rimasta intrappolata nel magazzino? Ma com'è possibile? Lo so, sembra assurdo, ma ero così concentrata a cercare il libro che non ho fatto attenzione. Alla fine ho dovuto chiamare aiuto. La signora Rossella è scesa e mi ha trovato seduta per terra, circondata da libri aperti. Stavo leggendo invece di cercare l'uscita. Stavi leggendo? Ma Angela, sei incredibile. Lo so, lo so. La signora Rossella ha riso per 5 minuti, poi mi ha aiutato a uscire. Il professore stava ancora aspettando. Gli ho dato il libro sbagliato per l'imbarazzo. Lui è tornato dopo un'ora per cambiarlo. Questa storia è fantastica. Vedi, anche tu hai fatto i tuoi errori, ma sono questi momenti che rendono speciale la prima esperienza lavorativa. Hai ragione. Sai cosa mi manca di più di quel lavoro? Le persone. I clienti abituali diventavano come amici. C'era un ragazzo della mia età che veniva ogni settimana a comprare fumetti. Abbiamo iniziato a parlare di libri, poi di scuola, poi siamo diventati amici. Ancora oggi ci sentiamo. Che bello! Anche io ho fatto amicizie durature in pizzeria. C'era un cameriere, Marco, che aveva 20 anni. Lui mi trattava come un fratello minore, mi insegnava trucchi per lavorare più velocemente, mi raccontava storie divertenti. È diventato come un mentore per me. È importante avere qualcuno che ti guida quando inizi a lavorare. Io avevo la signora Rossella. Lei era paziente e mi spiegava tutto con calma. Mi ha insegnato non solo a vendere libri, ma anche ad ascoltare i clienti, a capire cosa cercavano veramente. Questo è un punto interessante, Angela. A volte pensiamo che il primo lavoro sia solo per guadagnare soldi, ma in realtà impariamo competenze che usiamo per tutta la vita. Esattamente. Io ho imparato l'organizzazione, la puntualità, il rispetto per i clienti. E soprattutto ho imparato ad amare la lettura. Prima lavoravo in libreria, ora lavoro con i libri in modo diverso, ma quella passione è nata lì. Anche io ho scoperto qualcosa di importante in pizzeria. Ho capito che mi piaceva lavorare con le persone, l'energia di un ambiente dinamico. Anche se ora non lavoro nella ristorazione, quella esperienza ha influenzato le mie scelte. E lo stipendio? Quanto guadagnavi in pizzeria? Ah, non molto. Mio zio mi dava circa 50 euro a settimana. Per un ragazzo di 14 anni sembravano una fortuna. Li spendevo subito in videogiochi, caramelle e a volte risparmiavo per comprare qualcosa di speciale. Io guadagnavo un po' di più perché ero più grande. Circa 200 euro al mese. Non era tanto, ma per me era importante.
Mi sentivo indipendente. Non dovevo più chiedere soldi ai miei genitori per tutto. Quella sensazione di indipendenza è bellissima. Ricordo quando ho comprato il mio primo paio di scarpe con i miei soldi. Erano solo scarpe sportive normali, ma per me erano le scarpe più belle del mondo perché le avevo comprate io. Ti capisco perfettamente. Ogni cosa che compravo con i miei soldi aveva un valore speciale e i miei genitori erano orgogliosi di me. Mio padre diceva sempre: Angela sta crescendo, sta diventando responsabile. I nostri genitori vedevano il lavoro come una scuola di vita e avevano ragione. Quante ore lavoravi alla settimana? Durante l'estate lavoravo 4 giorni alla settimana, circa 5 ore al giorno, quindi 20 ore settimanali. Quando è iniziata la scuola ho ridotto a 2 pomeriggi alla settimana e il sabato mattina. Riuscivi a gestire scuola e lavoro insieme? All'inizio era difficile, ero sempre stanca, ma poi ho imparato a organizzarmi meglio. Facevo i compiti la sera presto, prima di cena. Il lavoro mi ha reso più disciplinata anche nello studio. I miei voti sono persino migliorati. Questo è un aspetto positivo che molti non considerano. Il lavoro ti insegna la gestione del tempo. Io lavoravo solo durante le vacanze estive, quindi non avevo il problema della scuola. Ma lavoravo molte più ore, a volte anche 8 ore al giorno. 8 ore al giorno a 14 anni? Era legale? Come ti ho detto, non era un lavoro ufficiale, era aiuto familiare. Mio zio mi pagava in nero, diciamo. Oggi sarebbe diverso, ci sono più controlli. Ma allora, nelle piccole attività familiari, era normale. Capisco. Comunque, tornando alla tua domanda precedente, c'è un'altra cosa importante che ho imparato in libreria. Ho imparato a gestire il denaro. La signora Rossella mi faceva chiudere la cassa alla fine della giornata. Dovevo contare tutti i soldi, controllare che il totale corrispondesse alle vendite. Era una grande responsabilità. Anch'io. In pizzeria a volte aiutavo a contare gli incassi della serata. Mio zio mi spiegava come funzionavano i costi, i guadagni, le tasse. Ho iniziato a capire come funziona un'attività commerciale. Sono conoscenze pratiche che la scuola non insegna. Per questo penso che sia importante che i giovani facciano esperienze lavorative, anche piccole, anche brevi. Voi che ci ascoltate su BravoCast Italiano, avete mai lavorato da giovani? Qual è stata la vostra prima esperienza? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi di sapere le vostre storie. Ottima idea, Angela. Vogliamo leggere le vostre esperienze e magari alcuni di voi stanno cercando il loro primo lavoro proprio ora. Avete consigli da dare? Angela, cosa diresti a un giovane che sta per iniziare il suo primo lavoro? Direi di non avere paura di fare errori. Gli errori sono normali e fanno parte dell'apprendimento. Poi direi di essere puntuale, educato e disponibile. Anche se il lavoro sembra noioso o faticoso, c'è sempre qualcosa da imparare. E infine direi di fare domande. Non bisogna vergognarsi di non sapere qualcosa. Consigli perfetti. Io aggiungerei: lavorate con passione, anche se è solo un lavoro temporaneo. Le persone notano quando fai le cose con entusiasmo e cercate di imparare da tutti, dai colleghi più anziani, dal capo, persino dai clienti. Giusto! E non dimenticate di essere voi stessi. Non cercate di diventare qualcun altro per piacere agli altri. L'autenticità è importante. Io ero timida, ma la signora Rossella mi ha aiutato a essere me stessa e questo mi ha reso una buona venditrice. Parlando di autenticità, ricordo un episodio divertente. In pizzeria cercavo sempre di sembrare più grande della mia età. Abbassavo la voce, cercavo di camminare in modo più maturo. Un giorno un cliente mi ha chiesto: «Quanti anni hai?» Io ho risposto: «18». E lui ha riso dicendo: «Certo, e io ne ho 20». Aveva almeno 60 anni. Che imbarazzo! Ma è normale, volevamo essere presi sul serio. Anch'io cercavo di sembrare più professionale.
Usavo parole complicate quando parlavo con i clienti. Una volta ho detto a una signora che un libro era estremamente erudito e permeato di cogitazioni filosofiche, invece di dire semplicemente è un libro di filosofia difficile. E come ha reagito la signora? Mi ha guardato con un'espressione confusa e ha detto: «Cara, parla normalmente, non sono una professoressa». Mi sono sentita così stupida, ma è stata una lezione importante. Ho imparato che la semplicità è meglio della complicazione. Esattamente. In pizzeria ho imparato la stessa cosa. I clienti vogliono un servizio efficiente e cordiale, non un attore. Essere naturali è la chiave. E sai cosa, Angela? Queste lezioni le usiamo ancora oggi nella nostra vita professionale. Assolutamente. Ogni lavoro che ho fatto dopo è stato influenzato da quella prima esperienza. Anche i lavori più semplici ti insegnano qualcosa. Per esempio, lavare i piatti in pizzeria, cosa ti ha insegnato? Lavare i piatti? Beh, all'inizio pensavo fosse il lavoro più noioso del mondo, ma mi ha insegnato la pazienza e l'attenzione ai dettagli. Ogni piatto doveva essere perfettamente pulito perché sarebbe stato usato di nuovo per i clienti. Non potevo fare le cose in fretta e male. E sistemare i libri sugli scaffali mi ha insegnato l'ordine e la precisione. Ogni libro aveva il suo posto esatto, organizzato per autore e genere. Se mettevo un libro nel posto sbagliato, i clienti non riuscivano a trovarlo. Sembra banale, ma è importante. Niente è banale nel lavoro. Ogni compito ha il suo valore. Anche portare le casse d'acqua dal magazzino mi ha insegnato qualcosa. Mi ha insegnato la resistenza fisica e l'importanza di mantenere sempre le scorte piene. Se finiva l'acqua durante il servizio era un problema serio. È vero, in libreria dovevo sempre controllare che avessimo abbastanza copie dei libri più venduti. Una volta è arrivato un gruppo di studenti che volevano tutti lo stesso libro per la scuola. Ne avevamo solo 3 copie e loro erano 10. Ho dovuto ordinare subito le altre copie e gestire la situazione con calma. Come hai gestito quella situazione? Ho spiegato agli studenti che avremmo ricevuto le altre copie in 2 giorni. Ho preso i loro nomi e numeri di telefono e ho promesso di chiamarli appena i libri sarebbero arrivati. Alcuni erano un po' arrabbiati, ma la maggior parte ha capito. E quando i libri sono arrivati ho chiamato tutti e li ho ringraziati per la pazienza. Ottima gestione. Questo è problem solving, una competenza fondamentale. In pizzeria ho dovuto risolvere problemi diversi. Una volta la lavastoviglie si è rotta nel mezzo del servizio serale. Avevamo una sala piena di clienti e nessun piatto pulito. E cosa avete fatto? Io e un altro ragazzo abbiamo lavato tutti i piatti a mano per 3 ore. Le nostre mani erano rosse e rugose dall'acqua calda. Ma abbiamo risolto il problema. Mio zio era così orgoglioso che ci ha dato un bonus quella sera, 50 euro in più. Per me era una fortuna. Quei momenti di crisi ti fanno crescere rapidamente, impari a non andare in panico e a trovare soluzioni. Io ho avuto una piccola crisi quando il sistema del computer è andato in tilt e non potevo stampare le ricevute per i clienti. Ho dovuto scrivere tutto a mano per un'intera mattina. E la signora Rossella cosa ha detto? Lei era sorprendentemente calma. Mi ha detto: «Angela, prima dei computer facevamo sempre così. Sei brava, continua». Questo mi ha dato fiducia. A volte i capi migliori sono quelli che rimangono calmi quando tutti gli altri sono in panico. Mio zio era così. Durante le serate più caotiche, quando tutti correvamo come pazzi, lui rimaneva tranquillo. Cucinava le pizze con la stessa calma di sempre. Questo calmava anche noi. Ho imparato che un leader deve essere l'ancora in mezzo alla tempesta. Bella metafora! E sai, Stefano, parlando di leadership, quella esperienza mi ha fatto capire che tipo di capo voglio essere un giorno. Voglio essere come la signora Rossella,
paziente, incoraggiante, ma anche chiara nelle aspettative. Anche io ho pensato spesso a che tipo di leader voglio essere. Mio zio era giusto ma esigente. Voleva che facessimo bene il nostro lavoro, ma ci trattava con rispetto. Non urlava mai, anche quando facevamo errori. Spiegava cosa avevamo sbagliato e come migliorare. Il rispetto sul posto di lavoro è fondamentale. Purtroppo non tutti i capi sono così. Alcuni miei amici hanno avuto esperienze negative con i loro primi lavori. Capi che urlavano, che non pagavano in tempo, che chiedevano troppo per troppo poco. È vero, esistono anche questi casi. Per questo siamo stati fortunati ad avere buone prime esperienze. Ma anche dalle esperienze negative si impara. Si impara cosa non fare, come non trattare le persone. Esattamente. E si impara a riconoscere un buon ambiente di lavoro. Ora, quando cerco un nuovo lavoro, presto attenzione a come mi trattano durante il colloquio, a come i dipendenti interagiscono tra loro. Queste sono cose che ho imparato osservando in libreria. Molto intelligente, la prima esperienza lavorativa ti apre gli occhi su molte cose. Ti fa capire come funziona il mondo del lavoro, i diritti dei lavoratori, le responsabilità, le dinamiche tra persone. E ti fa apprezzare di più il lavoro dei tuoi genitori. Quando ho iniziato a lavorare, ho capito quanto fosse faticoso quello che mia madre faceva ogni giorno. Lei lavorava in un ufficio 8 ore al giorno, poi tornava a casa e si occupava di noi. Non so come facesse. Anche io. Mio padre era operaio in una fabbrica. Tornava sempre stanco, con le mani sporche e la schiena dolorante. Ma non si lamentava mai. Dopo aver lavorato in pizzeria, ho capito meglio i suoi sacrifici. Questa è forse la lezione più importante del primo lavoro. Ti fa crescere, ti fa diventare più maturo, più consapevole. E quando ricevi il primo stipendio, capisci davvero il valore del denaro. Oh sì, ricordo che dopo il primo mese in pizzeria ho guardato quei soldi e ho pensato: questo è il risultato di 30 giorni di lavoro duro. Prima i soldi erano solo numeri, dopo ogni euro aveva un significato. E improvvisamente le cose costavano di più. Prima chiedevo a mia madre 20 euro per uscire senza pensarci. Dopo aver lavorato sapevo che 20 euro erano 4 ore di lavoro. Facevano più male da spendere. Esattamente. Questa consapevolezza economica è preziosa. Impari a gestire i soldi, a risparmiare, a fare scelte. Non spendi tutto subito perché sai quanto è difficile guadagnarlo. E impari anche il valore delle cose semplici. Io ricordo che dopo una giornata di lavoro in libreria tornavo a casa affamata. Mia madre preparava la cena e io apprezzavo quel cibo molto più di prima. Perché ero stanca, avevo lavorato e quel piatto caldo era perfetto. Anche io. Dopo 8 ore in pizzeria tornavo a casa distrutto. Facevo una doccia, mangiavo qualcosa e crollavo sul letto. Dormivo profondamente come non avevo mai dormito prima. Il lavoro fisico ti stanca, ma è una stanchezza sana. Sì, è diverso dalla stanchezza dello studio. È una stanchezza del corpo, ma anche una soddisfazione della mente. Sai di aver fatto qualcosa di utile, di aver contribuito. E sai cosa, Angela? Quella prima esperienza lavorativa mi ha anche insegnato a gestire i colleghi difficili. Non tutti erano gentili come Marco. C'era un cuoco che si lamentava sempre, criticava tutto, era sempre arrabbiato. E come lo gestivi? All'inizio mi spaventava. Poi ho capito che era così con tutti, non solo con me. Ho imparato a non prenderla sul personale, a fare il mio lavoro bene e a ignorare i suoi commenti negativi. È stata una lezione importante per la vita. Anche in libreria c'era una cliente molto difficile. Veniva sempre, cercava libri rari, si lamentava dei prezzi, diceva che il servizio non era abbastanza veloce. Era impossibile accontentarla. E come la gestiva la signora Rossella? Lei rimaneva sempre educata e professionale, non si arrabbiava mai, sorrideva e diceva:
Signora, facciamo del nostro meglio. Se non trova quello che cerca qui, posso consigliarle altre librerie. Questa gentilezza disarmava la cliente. A volte funzionava, a volte no. Ma la signora Rossella non perdeva mai la calma. Questo è professionalità e tu hai imparato da lei. Ora sai come gestire le persone difficili senza perdere la pazienza. Esattamente. È una competenza che uso ancora oggi. Nel lavoro, nella vita, incontri sempre persone difficili. Sapere come gestirle fa la differenza. E parlando di competenze, quante ne abbiamo acquisite in quelle prime esperienze? Facciamo un elenco veloce. Io ho imparato lavoro di squadra, gestione del tempo, problem solving, resistenza fisica, gestione dello stress, servizio al cliente. Io ho imparato organizzazione, attenzione ai dettagli, comunicazione, gestione del denaro, pazienza, multitasking e soprattutto passione per la lettura. È incredibile quando ci pensi, e tutto questo da lavori che sembravano semplici. Lavare piatti e sistemare libri ci hanno insegnato così tanto. Questo dimostra che non esistono lavori semplici. Ogni lavoro ha dignità e valore. Ogni lavoro ti insegna qualcosa se sei disposto a imparare. Parole sagge. Angela, e voi che ci ascoltate, cosa avete imparato dal vostro primo lavoro? Quali competenze avete acquisite? Scrivetelo nei commenti, vogliamo davvero sapere le vostre esperienze. Sì, raccontateci tutto. E se non avete ancora lavorato, quale lavoro vi piacerebbe fare? Cosa vorreste imparare? Siamo curiosi. Tornando alla nostra conversazione, c'è un'altra cosa importante. La prima esperienza lavorativa ti fa anche capire cosa non vuoi fare nella vita. Oh, questo è vero. Anche se amavo lavorare in libreria, ho capito che non volevo passare tutta la vita dietro un bancone. Volevo fare qualcosa di più creativo, più dinamico. Esatto. Io ho capito che non volevo lavorare nella ristorazione per sempre. È un lavoro bellissimo e rispetto moltissimo chi lo fa, ma non era la mia strada. Volevo orari più regolari, meno lavoro nei weekend. Quindi quelle esperienze ci hanno aiutato a capire meglio cosa vogliamo dalla vita professionale. È come provare diverse strade per capire quale ti piace di più. Precisamente, e non c'è niente di male a cambiare idea. Il mio amico Marco, quello che lavorava con me in pizzeria, ora ha un suo ristorante. Ha scoperto la sua passione lì e l'ha seguita. Che bello! E la signora Rossella sperava che io rileverei la libreria un giorno. Era un po' triste quando le ho detto che volevo fare altro. Ma ha capito. Mi ha detto: Angela, devi seguire il tuo cuore. Che donna saggia, e tu hai seguito il tuo cuore, ma quella esperienza in libreria ti ha dato le basi per tutto quello che hai fatto dopo. Assolutamente. Non rimpiango nemmeno un secondo di quel lavoro. Anzi, sono grata per quell'opportunità. La signora Rossella mi ha dato fiducia quando ero solo una ragazzina. Mi ha fatto sentire importante, capace. Anche io sono grato a mio zio. Mi ha dato la possibilità di imparare, di crescere, di guadagnare i miei primi soldi. E mi ha trattato con rispetto, anche se ero solo un ragazzino. Sai, Stefano, parlando con te stasera mi è venuta voglia di tornare a trovare la signora Rossella. Non la vedo da anni. Dovrei passare dalla libreria e salutarla. Dovresti, sono sicuro che sarebbe felice di vederti. E forse potrebbe raccontarti qualche aneddoto su di te che hai dimenticato. Probabilmente sì. E tu dovresti tornare in pizzeria da tuo zio. Magari ti fa assaggiare una pizza speciale. Ottima idea, anche se ora vive in un'altra città e ha venduto la pizzeria, ma lo chiamerò sicuramente. È importante mantenere i contatti con le persone che ci hanno aiutato all'inizio. Hai ragione. Quelle persone hanno creduto in noi quando eravamo giovani e inesperti. Meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine. Esattamente. E forse un giorno noi saremo quelli che danno la prima opportunità a un giovane. Potremo usare le lezioni che abbiamo imparato per aiutare qualcun altro. Che bel pensiero! Trasmettere quello che abbiamo ricevuto.
È un cerchio che si chiude. Sì, è bellissimo. Bene Angela, abbiamo parlato a lungo delle nostre prime esperienze lavorative. È stato un viaggio nella memoria molto piacevole.